là. Guardate. Forse questo qui l'ho fatto un po' più grasso la volta successiva. Gentili amici, oggi cosa andiamo a fare? Intanto vi chiedo di mettermi like, campanellina, in maniera che ogni volta che io farò un video nuovo, e ne sto facendo parecchi e a modesto parere anche belli, verrete avvisati. Condividete queste mie realtà con altre persone in maniera che possiamo diffondere. Detto questo, il pippone è finito, torniamo a noi. Andiamo a fare today il salame piemontese, cioè la fassona piemontese. La fassona è considerata una delle carni di manzo più buone in assoluto, di conseguenza mi raccomando, dal vostro macellaio di fiducia, non prendete il macinato che c'è sul bancone, fatevi tagliare un bel pezzo di macinato, ok? E fatelo, questo qui comunque è il magro, scelto in maniera che voi guardate cosa fate, o se no prendetevi il pezzo e fatelo da voi. Io mi sono portato avanti per cercare di fare il video più corto, l'ho già macinato, ho preso il pezzo e l'ho già macinato, comunque l'ho passato 2 volte con la misura di 8 nel tritacarne. 30% di pancetta di suino, ok? Poi cosa ci andrò a mettere? Ho preso un vino piemontese, un Barbera in questo caso, ci andrò a mettere su 1 kg 50 cl, ci andrò a mettere 3 grammi di pepe, ci vado a mettere un mezzo spicchio di aglio che cosa farò? Lo frantumerò l'aglio e lo metto nel vino, vedete? Magari anche un pochino prima di fare il salame, in maniera che si insaporisce bene bene, ok? Così il vino saprà già di aglio. Poi qui vi metterò il video della ricetta di come si lavano, per non ripetere sempre come si lavano i budelli. Questo è il budello con aceto, ok, con aceto e limone. Comunque vi metterò il video qui in descrizione. Okay. Il sale 25 grammi per chilo, io userò un sale un pochino più buono perché ce l'ho qui e volevo provare col sale, diciamo, maldo, quello giù di cristalli, come veniva il sapore. È un po', diciamo così, un esperimento, però voi usate il sale marino classico che andiamo sempre bene. La pancetta non la tritate col tritacarne, ma fate dei pezzettini, ok? Fate dei pezzettini come piace a voi, non ci sono obblighi, io vi dico come li faccio io faccio delle striscine, ok? E poi semplicemente, senza fare delle poltiglie, cerco di fare, vedete, dei quadratini. Voi potete anche sbatterlo, fare delle poltiglie, come vi pare a voi. Dopo all'ultimo si ci darà un po' fino una botta. Okay. Ok, e ora quando siete qui, io ci vado a dare, senza esagerare, un pochino ok, e ora impastatelo come se voi voleste fare l'impasto di una pizza, di una focaccia, del pane. In più, cosa faccio io?
così. Ok, quando è un po' uniforme andiamo con i, ricordo 25 grammi, io non vado a occhio, so che le mie 3 manciate arrivo a 25 grammi, se non sono 25 sono 24 o 26, ma non si va. Poi abbiamo il nostro, vi ricordo, 50 centilitri, 50-60 mm di vino e 3 grammi di pepe. Scusate, 1, 2 e 3. Ok? Perché molti dicono vado a occhio. No, non c'entra nulla l'occhio. Occhio malocchio. Mi raccomando che la carne sia ovviamente piemontese e il vino sia un vino piemontese, va bene un dolcetto, va bene un Barbera, insomma, se fate un salame piemontese si spera che usate queste accortezze, se no fate altro. Assaggiate. Sotto. Buon sapore. Ok, impastate bene, benissimo. Ora magari raddrizzate il tiro, raddrizzate a vostro gusto. Io lo assaggio e man mano, oltre a mettere, diciamo, chimicamente tutto quanto, alla fine, anche perché da carne a carne dipende cosa mangiare. Visto che l'impasto è da 1 chilo, allora cosa faccio? Guardate qui, fate bene, lo strizzotto di questa parte qui deve essere afferrata dallo spago, in maniera che, vedete, questo non cadrà più, non si staccherà più perché è stato legato tutto assieme, non si sfiderà, perché questo qui tende molto ad asciugarsi. Ok, mi stendo un 5 minuti, vedete che così cala un po' di, oltre a averli asciugati prima, e faccio calare un pochino di acqua, ok, perché il manzo è molto delicato rispetto al suino. Allora devo fare questo gioco qui per sicurezza. Ora non state a criticare, io ce l'ho l'insaccatrice e che per così poco non sto nemmeno ad adoperarla. Voi fate come meglio credete, io in questo caso l'insacco così, subito. Ok. Io cosa faccio? Bene, senza paura, guardate. Io qui lo sono fatto apposta un po' più lungo, questo non è definitivo, è giusto perché mi aiuta, vedete? No, mi aiuta un pochino. Ora mi dà fastidio, me lo levo. E ora facciamo così. Ok. E facciamo così. Io faccio così. Poi ricomincio da una parte. Attenzione, sto gioco
qui lo tiro un po', là, là. Non occorre fare di velocità o i giocolieri qui per farne 3, guardate, così. Io farò 3 legature, una, ok, nel mezzo la seconda e ovviamente alla fine o quasi alla fine la cosiddetta terza, che non è la terza di reggiseno. Attenzione, quando arrivo in fondo lo metto di qua per voi, bello strinto, là, ok, eliviamo tutto quello che non ci serve per non confonderci. Voilà, guardate che bellina, legatela bella strinta, perché è qui nella fase diciamo di stufatura e di asciugatura che deve essere strinta parecchio. I 2 bambini, e ora bonifico un attimo, mentre che buono, Cocò, quello che è avanzato, me lo sta mangiando, ok? Anzi no, siamo in fase di stufatura, scusatemi, asciugatura e stufatura. Ora vi spiego tutto nel dettaglio. Un attimo, vedete? Anche dopo che avete finito, per circa, io lo farei anche per ogni ora, per 2-3 ore, continuate a bucherellarli in maniera che in questa fase si asciugherà bene bene. E ora questo qui è già uno che io ho fatto 40 giorni fa, 40-45 giorni fa, è lo stesso, l'ho fatto apposta per fare il video. Sarebbe meglio 2 mesi. Ascoltate bene queste parole. Ora siamo in fase di stufatura, ok? La stufatura deve andare a un range dai 20 ai 23 gradi per questi 2 salami per circa 15 ore. Poi deve passare diciamo, a un range fra i 16 e i 20 per 2 giorni, che sarebbe l'asciugatura, che prima c'è la stufatura serve praticamente a sgrassare un pochino, asciugare bene bene e a iniziare la fermentazione, perché con il caldo tutti i componenti si legheranno, tutti i profumi, i componenti, gli odori, il pepe, sale e via discorrendo. L'asciugatura, stesso la parola, perderà il peso e in questo caso anche partirà la sua, diciamo, fermentazione, ulteriore fermentazione. Comunque abbiamo detto 15 ore stufatura, 2 giorni in asciugatura e poi dovranno stare 2 mesi, 50 giorni, 2 mesi in una cantina con un range dai 7 ai 12 gradi e un'umidità dai 70 agli 80, non di meno dei 70, ma magari di più di 80, insomma è anche difficile. Se voi non avete ovviamente una cantina, mettetela in frigorifero, ma anche in frigorifero dovete controllare, deve essere un frigorifero ventilato, ci deve passare con le ventoline, se non c'è la ventolina mettetecela, se no fate prima un esperimento con un'altra cosa, se no sciupate tutto. Ok? E ora passiamo alla degustazione. Just moment. Mi raccomando a questi passaggi, se no avete voglia di mettere la carne buona, il sale buono, il pepe buono, l'impegno che vi pare. Se non fate questi passaggi, anzi vi dirò i passaggi, quelli veri, quelli che fanno, diciamo così, i veri norcini, le vere norcinerie, è l'asciugatura che passa dai 20, poi passa a 18, poi 17, poi 16 e così via. Ora noi non abbiamo questa possibilità, almeno io non ce l'ho e credo neanche voi. Comunque sia, va bene se voi vi attenete a questi, diciamo così, 3 passaggi, sicuramente le cose vengono bene. Mi raccomando, ascoltatemi, l'umidità è importante. Se non c'è l'umidità, prendete delle baciasche, delle bacinelle larghe, mettetele in questa stanza, 2-3 bacinelle, metteteci dentro un pochino di ramarino, anche un pochino di aglio, così profuma, vedete che sale di stufatura le ho messe fuori esternamente, così c'è il vino e c'è il caldo giusto. Ovviamente oggi ci sono 18 gradi,
però col sole sopra si arriva a 22-23. Ho già misurato con il termometro. Un massaggio all'esterno. Questo è il Barbera che ovviamente mi è avanzato. Ok. Questa non si muove, sembra finta. I nostri salami che abbiamo appena fatto. E vediamo un po'. Questo qui l'ho fatto un po' più grasso, questo ci ho messo 30%, anche qui penso. Andiamo a vedere. Vabbè, povera qua. Ok. Guardate. Forse questo qui l'ho fatto un po' più grasso la volta successiva. Veramente buono. Bravi. Se c'è qualcosa chiedetemela. Se c'è qualche dubbio, mi raccomando, contestatemi se è giusto, ma non mi contestate perché magari non ho usato l'insaccatrice, perché mi torna più comodo per insegnare agli altri. Comunque, campanellina, io e il mio salame piemontese vi salutiamo alla prossima ricetta.